Il sole di giugno è caldo, ma nel grande giardino botanico l'aria è fresca e profuma di terra bagnata, di petali di rosa e di lavanda. Questo non è un giardino comune. È un luogo protetto, circondato da alti alberi secolari, dove il caos della città non arriva mai. Al centro del parco si trova un antico gazebo di legno scuro e poco distante c'è una vecchia panchina. È un posto perfetto per riposare, per pensare o semplicemente per osservare la natura. Oggi, in questa splendida giornata, c'è una presenza insolita sulla panchina. Non è un visitatore umano, ma una creatura del bosco, una volpe rossa. Ha una pelliccia lucida, grandi orecchie attente e una bellissima coda folta con la punta bianca. Questa volpe non ha paura delle persone, al contrario è molto intelligente e ha una caratteristica speciale. È incredibilmente curiosa. Il suo nome, nel linguaggio degli animali, significa occhi grandi, perché vuole sempre vedere e capire tutto ciò che accade intorno a lei. Accanto alla volpe, sulla panchina di legno c'è un grande libro aperto. Qualche visitatore sbadato lo ha dimenticato lì la sera prima. Le pagine sono piene di bellissimi disegni di piante, fiori e piccoli insetti. La volpe guarda il libro con attenzione, gira una pagina con la zampa leggera e osserva la figura di una grande ortensia blu. Sembra quasi che sappia leggere, o forse è solo affascinata dai colori vivaci dell'inchiostro. A pochi metri dalla panchina, una donna lavora con dedizione tra le aiuole. Si chiama Lucia, è una botanica esperta e da molti anni si prende cura di questo giardino. Oggi indossa i suoi abiti da lavoro preferiti, un grembiule verde scuro, guanti protettivi e un grande cappello di paglia per ripararsi dal sole. Lucia ama profondamente le sue piante. Per lei, ogni fiore ha una voce e una storia da raccontare. In questo momento, Lucia è chinata vicino a un cespuglio di lavanda. Con le cesoie taglia i rami secchi e sistema la terra intorno alle radici. È così concentrata sul suo lavoro che non sente i piccoli passi leggeri della volpe sulla panchina. Lavora con calma, respirando il profumo intenso della lavanda che si diffonde nell'aria calda del mattino. La volpe, dal suo posto d'onore sulla panchina, solleva la testa dal libro e inizia a osservare la donna. Muove la testa a destra e a sinistra, studiando ogni singolo movimento di Lucia. Perché quella signora passa così tanto tempo con le mani nella terra? Perché parla da sola mentre tocca i petali dei fiori? La curiosità della volpe cresce ogni minuto di più. All'improvviso, un piccolo passero si posa proprio sul bordo del libro aperto. Il passero non ha paura della volpe. Sa che Occhi Grandi è un animale pacifico. Il piccolo uccellino cinguetta allegro, come per attirare l'attenzione della sua amica a quattro zampe. La volpe sposta lo sguardo dal passero alla signora, poi di nuovo al libro, come se cercasse di unire i pezzi di un grande mistero. Dopo alcuni minuti, Lucia decide di fare una pausa.
Si raddrizza, si toglie i guanti da giardinaggio e si pulisce la fronte. È in quel momento che gira la testa verso la panchina e si ferma, sorpresa. I suoi occhi incontrano gli occhi ambrati della volpe. E invece di spaventarsi o di scappare, Lucia sorride dolcemente. Ha una voce calma e calda, la voce di chi passa molto tempo in mezzo alla natura. «E tu chi sei?» dice la signora a voce bassa, per non spaventare l'animale. «Sei una nuova assistente? Ti piace il mio giardino?» La volpe non si muove. Rimane seduta sulla panchina, fissa la donna e fa un piccolo movimento con le orecchie, come se capisse perfettamente quelle parole. Lucia fa un passo in avanti, molto lentamente. Vede il libro aperto accanto alla volpe e nota le illustrazioni dei fiori. «Ah, vedo che stai studiando la botanica», dice Lucia con una leggera risata. «Quel libro parla proprio dei fiori che sto curando oggi. Guarda, quelle sono le ortensie, proprio come quelle che vedi là in fondo, vicino al gazebo». Lucia indica con la mano un grande gruppo di ortensie rosa, viola e blu che crescono rigogliose all'ombra della struttura di legno. La volpe gira la testa nella direzione indicata dalla signora. Guarda le ortensie vere, poi guarda il disegno sul libro. Nei suoi occhi c'è una luce di pura comprensione. Per la prima volta, la volpe collega il mondo reale delle piante con i simboli disegnati sulla carta. La mattinata prosegue così, in un'atmosfera magica e silenziosa. Lucia torna al suo lavoro, ma adesso non si sente più sola. Sa di avere un pubblico speciale. Ogni volta che pianta un nuovo fiore o pulisce una foglia, spiega ad alta voce cosa sta facendo, sapendo che la volpe la sta ascoltando. «Vedi, piccola amica», dice Lucia mentre tocca una rosa arancione. «Queste rose hanno bisogno di molta luce, ma anche di tanta acqua la sera. Se le curiamo bene, in estate diventano grandi e profumate». La volpe ascolta il suono di quella voce. Per un animale selvatico, la voce umana può essere un pericolo, ma la voce di Lucia è diversa, è piena di rispetto e di amore per la vita. La volpe si sdraia sulla panchina, appoggia il muso sulle zampe anteriori, ma tiene gli occhi sempre aperti, fissi sulla figura del grembiule verde che si muove tra i colori del giardino. Il tempo passa velocemente. Il sole è ormai alto nel cielo e le ombre degli alberi si fanno più corte. È l'ora in cui il giardino diventa silenzioso e anche gli insetti sembrano riposare. Il passero è volato via molto tempo fa, lasciando la volpe e la botanica da sole in questo paradiso verde. Arriva il momento per Lucia di raccogliere i suoi strumenti di lavoro. Mette le cesoie, i guanti e il filo di ferro nel suo cesto di vimini. Si avvicina lentamente alla panchina per recuperare il libro dimenticato. La volpe si alza in piedi, si stira elegantemente come fanno i gatti e fa un passo indietro lasciando spazio alla donna. Lucia prende il libro con delicatezza, lo chiude e guarda la volpe un'ultima volta.
Grazie per la tua compagnia, piccola mia. È stato il pomeriggio di lavoro più bello della mia vita, dice Lucia con un filo di emozione. La volpe fa un piccolo verso, quasi un saluto, e poi salta giù dalla panchina con un balzo agile. Prima di sparire tra i cespugli, si gira un'ultima volta a guardare Lucia e il gazebo di legno. Poi, con un movimento rapido della sua coda arancione e bianca, corre via, scomparendo nel fitto del bosco che circonda il giardino. Lucia rimane sola, ma nel suo cuore c'è una grande gioia. Sa che la natura sa sempre come sorprendere chi la ama e la rispetta. Il giardino è tornato silenzioso, ma la memoria di quel pomeriggio con la volpe curiosa resterà per sempre tra quelle aiuole fiorite. Domanda per te. Secondo te, la volpe tornerà nel giardino della signora Lucia il giorno dopo? Perché?